Ciao, ben trovata sul mio canale. Ciao da Stefano ovviamente che sono io. Il titolo del video di oggi è Il potere del no contact. Allora, prima di iniziare ti chiedo se per favore puoi mettere like a questo video così che mi aiuti a far crescere il canale e potrò continuare a fare video sul narcisismo. Grazie. Seconda cosa, se vuoi suggerirmi qualche video che dovrei fare in tema di relazioni tossiche puoi farlo. Qua sotto nei commenti scrivi l'argomento che dovrei trattare e lo prenderò sicuramente in considerazione. Chiusa parentesi. Ti leggerò un articolo che poi posterò qua sotto nelle note, se poi vorrai andare a leggerlo per intero, dove ti spiegherà qual è il vero potere del no contact. No contact significa zero contatto con il narcisista patologico quando lui vuole chiudere, ma anche quando tu, ormai stressata, vuoi chiudere con te. Ricordiamo che i narcisisti patologici possono essere sia maschi che femmine. Non entrare in contatto con un narcisista, dice lo psicologo che parla, è essenziale se sei pronta a separarti completamente e permanentemente da lui e a riprenderti dall'abuso narcisistico, perché ricordati che ovviamente stare con un narcisista patologico subirai dei grandi abusi, cioè ad esempio se stai insieme a un narcisista covert, quello coperto, lui non ti parlerà per dei giorni, ad esempio se tu non eseguirai le sue richieste. Se stai invece insieme all'overt, l'aperto, il narcisista aperto, ti dirà sempre che tu non vali niente, ti dirà che sei una persona senza possibilità di trovare l'amore, se sei una brutta persona, ti dirà che sei una persona ingrassata, insomma ti offenderà in tutte le maniere perché deve distruggere la tua autostima. Perché vuol distruggere l'autostima? Perché una vittima con bassa autostima e depressa è una vittima facilmente manipolabile, quindi a un certo punto c'è caso che la vittima si scocci e voglia lasciare il narcisista patologico, oppure si scoccia lui e ti lascia. Iniziare il no contact con un narcisista significa fermare e bloccare ogni comunicazione con lui. E la regola del contatto, allora, quali sono le regole basilari per fare il vero no contact? Ad esempio ci sono passato purtroppo e io ad esempio dovetti disinstallare per un mese tutti i social network perché sennò ero sempre lì che sbirciavi sui social cosa doveva fare, cosa faceva, le foto che postavi, insomma era diventato un delirio. Quanto deve durare questo no contact? Allora tendenzialmente dovrebbe durare per sempre. Però per iniziare a spurgare la droga emotiva che il narcisista ti ha dato dovresti stare 30 giorni almeno senza non sapere più nulla di lui. Che cosa, andiamo nello specifico, ma cosa devi fare in questo no contact? Allora, nessuna telefonata o messaggio al narcisista. 2. Nessun contatto tramite terze parti, quindi non andare da amici comuni a chiedere informazioni sul narcisista. 3. Bloccare il narcisista su tutti i tuoi social network. 4. Non seguirlo ovviamente sui suoi social. Non rimanere amici, non accettare regali se il narcisista, ad esempio il narcisista potrebbe tornare anche perché ad esempio ti vede insieme a un'altra persona, un altro partner, lui si ingelosisce e ti vuole indietro. Attenzione che potrebbe volerti indietro non perché ti ama davvero, ma semplicemente perché è in competizione con il tuo nuovo partner, quindi ti potrebbe fare dei regali, potrebbe piangere, potrebbe prometterti di cambiare. In realtà è tutta una farsa perché un narcisista patologico non cambierà mai, perché il disturbo narcisistico di personalità è un disturbo egosintonico, cioè inconsapevole, loro si sentono in sintonia con loro stessi, questo deve essere chiaro, quindi ti potrebbe fare dei regali per portarti indietro. Ancora, non guardare delle foto che vi ritraggono insieme, non pianificare una vendetta perché molte volte la vittima, magari tu ci sei passato, ci stai passando, hai una gran voglia di vendetta, di rivalsa, questo non ti porterà da nessuna parte, quindi non cercare vendetta ma cerca semplicemente di spurgare la droga emotiva che il narcisista patologico ti ha iniettato. Quindi nessun contatto con un narcisista. I vantaggi di fare no contact: quando è possibile il no contatto con un narcisista ti consente di proteggerti in modo sicuro da ulteriori manipolazioni. Quindi io ripeto, ci sono passate ed è difficilissimo stare in no contact, soprattutto il primo mese, ma devi impegnarti perché quando tu vedi che è di fronte a una persona che ti abusa, che ti fa star male, che ti tratta male, che non ti rispetta, l'unica possibilità di riprenderti è pian pianino
staccarti da lui e riprendere in mano una tua vita. Che cosa ti consiglio di fare io? Io ti consiglio di stare poco in casa, di uscire e trovare nuovi hobby, vai in palestra, esci con gli amici. 2. Stai con gli amici fidati, i tuoi cari amici che sei da sempre con te, da sempre sono stati con te, quindi stai con loro, mi raccomando, cerca di stare con persone che ti vogliano bene, magari con i tuoi familiari. Terza cosa, stai lontana, ma veramente lontana da ogni cosa che ti può ricordare il narcisista patologico, perché basta che guardi una foto, che ti ritraghi insieme a lui e torni col pensiero lì. Il no contact è fondamentale perché vedrai, e ti dico io stavo malissimo, ci sono passato, che il primo mese è dura, poi già dopo 30 giorni stai molto meglio e ti riprendi da tutto, ripeto, l'abuso che hai ricevuto, è fondamentale. Stiamo uniti, eleviamoci sopra i narcisisti patologici, ricorda e ripeti il motto, l'empatia diverrà la mia magia. In un mondo sempre più egocentrico, quindi narcisistico, persone empatiche sono davvero preziose. Tieni buona questa tua qualità e diffondi più notizie possibili in merito al narcisismo patologico, perché la conoscenza salva la vita. Ci sono tante persone che soffrono per colpa di narcisisti patologici e andrebbero informate. Grazie di avermi seguito. Ciao da Stefano.